Buonasera, sono contento di vedervi ancora con noi, anche perché sono passate ormai diverse settimane dal nostro primo incontro, però mi fa piacere vedere che apprezzate e gustate il lavoro che il maestro Torossi ed io facciamo per preparare e per presentarvi queste opere, questa musica classica che noi pazientemente abbiamo messo insieme e realizzato. Io sono Romano Di Bari, naturalmente, il fondatore e direttore dell'Auricus Classic Club ed Etichetta, e mi fa piacere avervi ancora e spero ancora di di interessarvi sempre di più con i progetti che stiamo preparando. Andiamo a sentire quello che ci ha preparato il maestro Torossi. Grazie, venite. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tutto molto bene. Tu? Ma Anche abbastanza. le nostre curiosità sono soddisfatte, mi pare, A poco questo alla punto ti volta. devo dire che con la scusa di presentare ai nostri spettatori, al pubblico, Impariamo. in realtà noi impariamo qualche cosa. meno male. Io leggendo queste cose che tu fai dico, ma è possibile che io sono nella musica da 60 anni, capito? E tutti questi dettagli sui compositori non li avevo mai sentiti. certo. Questa etichetta classica io l'ho aperta 3 anni fa. E non so niente, io sono il primo a leggere con molta passione quello che tu scrivi. Che io stesso sono andato a cercarmi con e che grande si vede studio. frutto però- di questi cavi archeologici. Senti, oggi parliamo di un disco di Frédéric Chopin, Friedrich Chopin. che io ho fatto, dunque questo, sì, credo, ho fatto circa 3-4 anni fa con questo bravissimo pianista di cui parlerò dopo e che si chiama Sebastiano Brusco. Chopin è un compositore, devo dire, di largo dominio, insomma, no? Però è uno che ha avuto anche lui una vita abbastanza complicata, Molto, direi, molto. che forse la gente nella maggior parte dei casi non conosce. Quindi ti lascio a te la parola e raccontaci questa vita appassionata e struggente di Chopin. Allora, cominciamo con, tanto per gradire, Appunto. qualche carineria scritta da biografi, da amici o forse nemici o da critici su Chopin. Senti come lo vedono. Un tubercolotico cronico con la psiche alterata da una vita anormale in cui la creazione trabocca di vitalità. Mamma mia. Vive costantemente in un clima di irascibilità malata. Pensa a te. Un infermo, per di più grande artista, non può che essere un egoista forsennato e ipersensibile. Madonna, ma chi ha fatto questi giri? Non ci sono le citazioni, ma sono di persone che l'hanno ovviamente conosciuto in vita. All'epoca, certo. L'ultima dice: Chopin non ha mai compreso la natura umana degli altri, e così via. Insomma. Allora, la storia è questa. Figlio di Nicolas, di origine francese, nasce in un villaggio polacco dove il padre fa il precettore dei figli di un nobile. Papà suona il flauto e il violino, mamma il pianoforte e glielo insegna. Chopin, a 8 anni, compone la sua prima polacca. Lo mettono a lezione da un maestro vero, un certo Zuini, il quale a un certo punto deve dichiarare a Nicolas Chopin che non ha più nulla da insegnare a suo figlio. Addirittura, sapeva già Ha tutto. superato il maestro ed era ancora nella culla. Ma renditi conto. E sono tutti bambini prodigio Ma questi qua, certo, se no non fanno il non tempo. potrebbero fare queste cose. Certo. Allora, il giovane Chopin è di corporatura esile e fin da piccolo si scopre di salute malferma. Verso i 9 anni comincia a essere tormentato da una tosse continua che lo accompagna fino alla morte. E oggi sappiamo che questa tosse era la manifestazione di una tubercolosi polmonare, di cui adesso si guarisce, ma allora si moriva. All'epoca non si moriva, certo. Liszt, di cui era grande amico, lo descrive così: la persona armoniosa, lo sguardo spirituale, il sorriso dolce che non si spegne mai,
carnagione fine e trasparente, capelli biondi di seta, portamento distinto e aristocratico, il timbro della voce sempre smorzato, la laringite tubercolosa, un'altra manifestazione dei suoi problemi. Certo. Pensa, fin da piccolo. A 15 anni è ingaggiato da un professore dell'Università di Varsavia, inventore di un organo meccanico, l'eolo melodicon, per eseguire su questo strumento una improvvisazione. Visto il successo dell'esibizione, lo invitano a ripeterla davanti allo zar Alessandro I, che lo premia con un anello di diamanti. Ma va. All'epoca non pagavano in contanti, no, un anellino, una tabacchiera d'oro. Appena finiti gli studi al Conservatorio di Varsavia, debutta a Vienna con 2 concerti di pianoforte, uno di questi entusiasticamente recensito da Schumann, che spesso parlava male dei colleghi, sulla sua rivista di critica musicale. Gli capita anche di ascoltare Niccolò Paganini e in suo onore compone una serie di variazioni, i Souvenir de Paganini. Nel 1823, ecco, questa è una cosa notevole, accade un fatto importante. Erhard inventa il doppio scappamento per il pianoforte, un meccanismo che aggiunge grande agilità e velocità allo strumento. Questo è fondamentale per Chopin, che elabora le sue idee musicali sul pianoforte e sarebbe forse rimasto nell'ombra senza i progressi tecnici del periodo. Certo. Perché questo meccanismo, che io non so spiegare naturalmente, rendeva molto più veloce il movimento del tasto e quindi più veloce la possibilità di esecuzione. È logico. Per evidente. un virtuoso come Chopin era fondamentale, scherziamo, certo. Piuttosto che nei teatri, preferisce suonare nei salotti di Parigi, di cui diventa la star. È un gran mondano, amico di Rossini, Cherubini, la Malibran, la Pasta, Liszt, tutto il meglio della creme dell'epoca. Cos'era un salotto? Era uno spazio, anzi un evento in un palazzo privato. Si riceveva una volta alla settimana, cena per un minimo di 24 coperti, abbondante, ricca. Verso le 9 arrivavano gli altri invitati. Conversazione, abiti eleganti, gioielli, fiori, liquori e poi la musica. Ecco il mare in cui si tuffava Chopin per le sue magie sonore. Madonna, pensa che belle queste cose, una volta alla settimana in questi palazzi sontuosi. Come vivevano, come vivevano. I ricchi, gli altri i poveri si morivano. Ma come vivevano, pensate. Base principale della sua sopravvivenza sono le molte lezioni di musica che dà. Tanto è vero che può finalmente permettersi un calesse. Meno male. Purtroppo, seguendo la sua natura, Chopin, se molto denaro guadagna, altrettanto ne spende per vivere una vita lussuosa e senza futuro. Era così, era uno scialacquatore. Certo. Nel 1835 si fidanza con la contessina Maria Wodzinska. La famiglia di lei in un primo momento favorevole, poi si oppone. È forse questo rifiuto a pregiudicare la già cagionevole salute di Chopin. Di aspetto emaciato, con scarsissima resistenza fisica, soffre di frequenti attacchi di bronchite, laringite ed emottisi. È sempre la tubercolosi che lavorava lì, capito? Un bel giorno raccoglie la corrispondenza con Maria in un pacchetto insieme alla rosa che lei gli aveva regalato, lega tutto con un nastro e vi scrive sopra, romantico e disperato e anche un po' esibizionista, Moja bieda, spero che la mia pronuncia sia giusta, che vuol dire la mia sventura in polacco. Nel 1836, a una serata musicale, Liszt gli presenta George Sand. La scrittrice, perché c'è questa storia, certo. La scrittrice più vecchia di lui, di 6 anni, certo. A questo primo incontro non gli piace, soprattutto per via della sua reputazione di donna chiacchierata e spregiudicata. In realtà lei è un'infermiera nata che lo adotta subito come malato e gli regala qualche anno di vita in più. Vedi? Chopin, capito il genere di lei e conoscendo se stesso, si confessa. Se qualcuno vuole mettermi al guinzaglio, eccomi qua. Pensa che intreccio di psiche malate. Pensate che incontri, Mamma mia. Poi tutto finisce male, fra l'altro, come sappiamo. Persona riservata e da buon polacco molto religioso, cerca di mantenere la relazione il più nascosta possibile.
quando a ottobre lui, lei e i suoi 2 figli, Maurice e Solange, partono per Palma di Mallorca, lo fanno separatamente. Qui passano l'inverno in 3 stanze con giardinetto. Quello che doveva essere per il clima tropicale un paradiso diventa presto un inferno, perché il clima, buono all'inizio, peggiora e la malattia di Chopin si aggrava. Certo. Era convinto di essere andato lì al sole, al caldo, e invece... A Parigi non vivono nello stesso appartamento, ma in 2 contigui, però con la presenza costante dei 2 figli di Georges. Chopin non si trova a suo agio con gli amici della Sand e la sua salute delicata lo rende instabile e capriccioso. Anche qui la situazione Precipitava, la situazione precipita. E intanto i segni della malattia diventano sempre più evidenti. Chiaro. A 25 anni erano cominciati gli sbocchi di sangue, a 25 anni. A 30, 25 anni? A 30 pesa meno di 45 kg. Uno scheletro. Sì, era già un moribondo. Le difficoltà di respiro sono peggiorate, aggravate da un'influenza che lo colpisce nell'autunno del 43. Dopo 9 anni insieme l'incompatibilità dei 2 emerge per la impossibilità di lui di convivere con Maurice, il ragazzo, il figlio di Georges Sand. La causa è la gelosia del giovane che vede in Chopin l'ostacolo a un buon rapporto con la madre. Fatti i conti, lei gli preferisce il figlio e lo lascia. Saluta. Così finisce. C'è ancora un supplemento. Durante l'ultimo periodo della sua vita, Chopin fu assistito, o forse affettuosamente tiranneggiato, lui che si presentava come una vittima predestinata, da una sua allieva scozzese, Jane Sterling, che insieme alla sorella lo convinse a trasferirsi in Inghilterra. Il clima inglese e la vita mondana a cui lo forzavano le 2 ragazze gli diedero il colpo finale. Grazie, certo, evidente. Tornato a Parigi, dopo i 7 mesi passati in Inghilterra e in Scozia, era completamente senza forze. La sua condizione si aggravò improvvisamente e non riuscì più a dare lezioni né a ricevere gli amici. Il 17 ottobre del 49 alle 2 del mattino era morto. Il funerale si svolse nella chiesa della Madeleine alla presenza di una grande folla e di molte personalità del mondo musicale. C'erano Liszt, Meyerbeer, Berlioz, l'orchestra del conservatorio eseguì il Requiem di Mozart. E sulla sua tomba, come tutto letterario, sulla sua tomba venne sparsa la terra polacca mandata dalla famiglia. Che meraviglia! Finale e conclusivo, il suo cuore è conservato a Varsavia nella chiesa di Santa Croce. Pace ma tu all'animatore. pensa, tu conosci la chiesa della Madeleine a Parigi? No, non me la ricordo, forse ci siamo questa stati grande insieme. chiesa con questa architettura classica, con i colonnati, in questa grande piazza. Immaginati questa migliaia di persone, il Requiem di Mozart. La terra sparsa, la terra polacca. Incredibile. Hai fatto un bellissimo lavoro, hai trovato delle cose che nessuno conosce, sono sicuro che nessuno conosce. Anche la sua cartella clinica, no? Poveretto. Grazie tante. Grazie tante. Per il beneficio di chi ci ascolta, a questo punto io allargherò un momentino il discorso perché presentiamo Sebastiano Brusco, il quale è un pianista eclettico e un interprete sofisticato che può, con molta disinvoltura, comporre ed improvvisare. Ha un bell'intuito musicale. Lui ha studiato con famosi pianisti che venivano da scuole prestigiose e soprattutto lui poi ha formato la sua personalità artistica attraverso delle ricerche al di fuori degli schemi convenzionali per soddisfare la propria linea estetica e non ha mai accettato compromessi. Tutto questo ci porta ad apprezzare le sue interpretazioni, soprattutto per il modo reale come suona, come conosce il pianoforte. Infatti una delle sue caratteristiche è che quando lui deve fare una registrazione, il pianoforte se lo accorda sempre personalmente. È uno dei pochissimi, forse l'unico pianista professionista che non chiama o che non viaggia con il suo accordatore personale. Lui se lo accorda, e tanto perché io poi con lui ti voglio dire che ho fatto questa esperienza personale molto interessante. Cioè lui praticamente, io sto facendo con lui una raccolta di tutte le sonate di
Mozart, di quelle lì, Mozart, sì. i 20 sonate. Mozart ha fatto 20 sonate. E io sto facendo con lui questa raccolta delle 20 sonate di Mozart, di cui qui abbiamo appunto un esempio, che abbiamo fatto con il pianoforte accordato a 432 Hz, mentre convenzionalmente mi pare che sia 440. Sì. 432 Hz, che è una sonorità particolare per il beneficio e per il benessere della mente umana e dell'animo, della psiche, di Così tutto ho quanto. sentito dire, sì. Esatto. Sì, sì. E stiamo facendo queste 20 sonate, ormai ne mancano 3-4, dopodiché è mia intenzione pubblicare un cofanetto con queste sonate, perché è la prima esecuzione mondiale Già. delle sonate di Mozart a 432. Sebbene sia un virtuoso, il suo talento non finisce semplicemente in quello. E lui vuol portare l'interpretazione della musica lungo i sentieri più originali e più nuovi, perché lui è convinto che attraverso questa nuova interpretazione si possa dare maggior valore alle opere musicali. Nella sua formazione ha avuto molta importanza la scuola di Ennio Pastorino, che è stato uno studente con Arturo Benedetti Michelangeli e poi con Aldo Ciccolini. Come solista lui ha suonato con importanti orchestre italiane e straniere. Ha lavorato con maestri, direttori d'orchestra come Chailly, Scimone. In Italia lui ha suonato come solista in una formazione di musica da camera in importanti stagioni musicali, al Parco della Musica, alla Filarmonica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ha una struttura e un'esperienza non indifferente e ha fatto anche delle tournée importanti e ha debuttato anche al Festival dei Due Mondi a Spoleto, te lo ricordi, no? Dove andavamo anche noi nel 2005. Grandi estate, esatto. bellissime. E lì praticamente ha fatto il concerto finale con orchestra che è stata trasmessa in mondiale. Questo non lo sapevo. Questo non lo ancora. Poi ha fatto concerti in Canada, Stati Uniti, Messico, eccetera, eccetera. In Europa gli ha suonato dappertutto, quindi ha un grosso curriculum professionale. La cosa interessante è quello che lui ha fatto recentemente, perché ha voluto dare una particolare attenzione a compositori italiani importanti del XX secolo, tra cui Tosatti, e poi Busoni, certo. e poi Milò e molti altri. Ecco, poi lui ha fatto, ecco, giustamente, ha fatto diversi dischi con noi, tipo l'opera completa dell'Impromptu di Schubert, e poi parliamo appunto di queste sonate per pianoforte, che sarà una collezione di 6 CD. Quindi una figura, direi, personale, con un bel carattere. Secondo me è un pianista sul quale si può fare affidamento per il futuro. D'accordo. Allora, anche oggi mi pare che sia andata bene. Ci siamo divertiti. Ti ringrazio molto perché hai fatto un ottimo lavoro. Ma ti ringrazio io. Io cerco di starti appresso come posso. Però basta quei complimenti. Su. A questo punto. Per cui io ti ringrazio molto di tutto, ci sentiamo nei prossimi giorni perché ti parlerò ancora, stiamo preparando delle cose che pubblicheremo, abbiamo un calendario di pubblicazioni veramente interessante con dei lavori musicali di grande pregio e interpreti, esecutori di grande talento. Molto Quindi piacere ancora. Grazie e ci risentiamo quanto prima. E a voi vi ringrazio per l'attenzione e la vostra presenza e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi di questa nostra serie che spero vi piaccia e di metterci il like per supportarci. Se poi volete comprare anche i nostri dischi andate su Amazon, li troverete tutti. Grazie e a presto.